Sono davanti all'oceano? Sì, Quale dei due? Dei tre? vediamo. Mi arriva l'Oceano Pacifico. Sì, Chiamalo vedi. Barbara. Chiamo lui? E l'Oceano Pacifico. Sì, mi risponde, mi ascolta. Come sta? Anzi, veramente risponde a te e dice dimmi pure. Quali tesori nasconde l'Oceano Pacifico? Dice che lui è lo specchio di tutto ciò che noi mettiamo nell'atmosfera, che lui ha una estrema connessione con il cielo e quindi con l'atmosfera e proprio per questo entrambi si specchiano e riescono a compensarsi l'un con l'altro. Le basse vibrazioni finiscono in mare e si ripuliscono, mentre le alte vibrazioni vanno nell'atmosfera e lì diventano ancora più leggiadre e loro si scambiano continuamente le frequenze per ripulire il pianeta Terra delle basse vibrazioni. Praticamente mi dice che c'è una sinergia tra aria ed acqua affinché questi due elementi possano mantenere un grado di pulizia nella terra che possa renderla più gradevole per l'essere umano, che, che fanno anche una grande difficoltà oggi a mantenere queste vibrazioni. Perché? Ed è proprio per questo che vengono attaccati i cieli e le acque, i mari, proprio perché questa opera di pulizia non avvenga o non avvenga completamente e quindi l'uomo possa degenerare in se stesso. Esistono delle creature che non conosciamo nell'Oceano Pacifico, Sì, sì, per sì. esempio? Ci sono diversi tipi di creature che non conosciamo, hanno delle forme strane. Eh, una di queste mi sembra soltanto un alone, è quasi invisibile all'occhio umano, però in energetico la si vede e nelle acque è chiamato ehm, la spazzola, perché quando è a contatto con il corpo di un essere umano, con le sue vibrazioni pulisce l'inquietudine che porta con sé quella persona e la aiuta a risollevarsi dal suo stato, ecco. Parliamo dell'oceano in generale. Gli animali che Chiara incontrerà a novembre in acqua sanno già di questo incontro con lei? Sì, sì, assolutamente sì. Ne sono già a conoscenza ed è come se avessero proprio una sorta di dono di preveggenza. Tutte le creature che sono nel mare. E infatti mi dice Chiara che lei, quando è a contatto con il mare, con l'ambiente marino, ha notato che spesso è riuscita ad avere delle intuizioni, delle illuminazioni su quanto sarebbe accaduto o comunque è riuscita a fare delle previsioni importanti su quello che poi è accaduto successivamente. C'è una balena, Sì, c'è anche una balena, maschio o femmina? femmina. La, Connettiamole. Mhm. la attrae di sesso femminile, la presenza di Chiara che l'attrae di sesso femminile, perché lei è felicemente donna, crede molto nella figura femminile, senza nulla togliere a quella maschile, ma è felice e fiera di essere donna. Mettiamole in contatto, facciamole parlare. L'anima di Chiara e se possiamo definirla l'anima della balena. Beh, devo dire che hanno, non voglio usare un termine improprio, ma hanno una struttura simile dal punto di vista della frequenza, perché Chiara è cristallina, nel senso che
Non è una donna che cela le emozioni, non è una donna che nasconde pensieri, è un'anima che mette e riluce all'esterno tutto quello che lei prova in una maniera cristallina e pulita, ed è per questo che somiglia alla balena, perché lei ha la stessa capacità, tira fuori quello che non va bene e tira fuori anche quello che è la sua essenza. Come quando guardiamo una persona e diciamo questa persona è pane vino a vino, cioè è così pensa, sembra quasi che puoi leggere i pensieri, che li puoi toccare, e allo stesso modo anche le vibrazioni. Si toccheranno a novembre fisicamente? È possibile, vedo una buona possibilità. C'è un richiamo tra loro, si riconoscono. Cosa si diranno in quel tocco? Beh, cose semplici ma importanti, cioè che sono felicissime di rincontrarsi e che l'una si perde nell'essenza dell'altra. Cosa sono le balene, Barbara? Beh, io sento un'anima, Mhm. io sento un'anima forte, guerriera e allo stesso tempo profonda e delicata. Sono, come posso dire, è come se nella dimensione terrena ci fosse una sottodimensione, non per importanza sottodimensione, diciamo un'altra dimensione nella quale è possibile far reincarnare l'anima. Quindi io non le sento diverse da noi, sento un altro grado di profondità, un'altra lettura della terra, come se potessi l'anima di questo animale leggere la dimensione terrena sotto un'altra prospettiva, una prospettiva diversa rispetto alla nostra.